Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come fare questo slideshow per le foto, questa appunto transizione di foto, come avete visto nella preview. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho già importato alcune foto all'interno del mio Premiere, adesso le andiamo a prendere e importarle all'interno della nostra sequenza. In questo modo, e la prima cosa che andiamo a fare è duplicarne per averne due uno sopra l'altro, quindi le selezioniamo tutte, tenendo premuto Alt sulla tastiera, le prendiamo e le trasciniamo al di sopra, e per il momento le oscuriamo perché non ci interessano. Ora andiamo in effetti, selezionando la prima foto, andiamo a scrivere sfocatura e in effetti video, sfocatura e contrasto andiamo a prendere sfocatura gaussiana e la mettiamo sulla nostra foto. Come vedete qui ci compare tutti i parametri che possiamo andare a sistemare, quindi qui al posto di 0 andiamo a mettere un 75 più o meno, però come vedete qui ci dà queste bande nere e per eliminarle dobbiamo andare a spuntare, ripeto, i pixel del bordo, e come vedete scompaiono. Ora clicchiamo sopra al nostro effetto, facciamo Command C, selezioniamo le altre nostre 4 foto al di sotto, facciamo Command V per incollargli l'effetto e come vedete in tutte le foto è stata applicata la sfocatura. Ora torniamo a visualizzare l'immagine e adesso andiamo a creare appunto questo effetto slide. Quindi partiamo dalla prima, l'andiamo a rimpicciolire in questo modo, più o meno portiamola a 65 per fare un numero pari, e andiamo ad applicare il nostro marcatore all'inizio della sequenza. Poi ci spostiamo alla fine della nostra sequenza e lo portiamo a un 75 in questo modo. Qui nel marcatore adesso andiamo a fare, se noi ci clicchiamo sopra col tasto destro, andiamo a inserirgli ingresso graduale nel primo marcatore, mentre nell'ultimo, che sarebbe appunto quello d'uscita, andiamo a fare uscita graduale, in modo che abbia sia uno slide, una comparsa più dolce e graduale e non netta. La stessa cosa andiamo a fare in tutte le nostre altre immagini. L'andiamo a ridimensionare, proviamo a fare sempre un 65, attiviamo il marcatore all'inizio, andiamo alla fine e la portiamo a un 75 e così via per tutte le altre. Bene, una volta finito di appunto fare questo effetto zoom, andiamo ad applicare un contorno alle nostre immagini. Quindi torniamo sul nostro pannello degli effetti, andiamo a scrivere ombra e sotto sempre effetti video in prospettiva andiamo a prendere ombra radiale e la portiamo sopra alla nostra prima foto. Per prima cosa andiamo a fare ridimensione a livello, come vedete ci dà l'ombra esterna, andiamo a selezionare il colore bianco oppure il colore perché preferite voi, io lo porto a un 100%, come distanza andiamo a mettere o 3 o 4, io metto un 4, e adesso tramite questi due parametri andiamo a centrare la nostra foto all'interno appunto della nostra cornice bianca. In questo modo
La stessa cosa sono da fare appunto su tutte le altre foto. Per farlo comunque ci basterà fare Command C cliccando su ombra radiale, andiamo a selezionare le nostre altre 4 foto o quelle che avete naturalmente, facciamo Command V e come vedete ci ha applicato l'effetto in tutte le nostre altre foto. Ora torniamo sulla prima immagine, andiamo a selezionare ombra esterna, la portiamo sempre sulla prima, andiamo a modificare qui in distanza, invece di 5 mettiamo 20 e come morbidezza, perché così è molto netto, non sta bene, gli andiamo a dare un 100, come vedete lo sfuma. E la stessa cosa di prima, clicchiamo sopra il nostro effetto ombra esterna, facciamo Command C, selezioniamo le nostre 4 altre immagini, facciamo Command V e come vedete in tutte ci ha applicato il nostro effetto. Questo è praticamente la nostra slideshow finita. Ok, se vogliamo abbellirlo un altro po', metterci qualcos'altro, io gli ho messo tipo in transizioni per passare appunto da una foto all'altra, gli ho messo una comparsa, uno va, vedete, in transizioni video, va in comparsa, prende comparsa e la porta sia alla sequenza inferiore sia a quella superiore. Se andiamo a vedere, qui ci dà una comparsa praticamente da sinistra verso destra. La stessa cosa facciamo con tutte le nostre altre foto. Andiamo a applicare a tutte lo stesso effetto di transizione. In questo modo. E per cambiare, vedete, se noi adesso andiamo sulla seconda, clicchiamo sul quadrino di composizione, qui possiamo andargli a dire, invece che da sinistra a destra, cliccando, vedete qua in alto, dall'alto verso il basso, stessa cosa con anche quella di sotto, e come vedete adesso ci dà, vedete, dall'alto verso il basso. Stessa cosa possiamo andare a fare nelle altre, tipo in questa possiamo metterci da destra verso sinistra, mentre in questa qui gli andiamo a dire dal basso verso l'alto, giusto per cambiare un po', poi è molto a gusto personale. Io un'altra cosa che ho fatto è questo effetto di rotazione, che è molto semplice da fare. Tipo ci portiamo, selezionando la prima foto, non alla fine, leggermente prima della fine, qui in rotazione, adesso è a 0, quindi andiamo a mettere un marcatore a 0 perché vogliamo che arrivi qui, che sia dritta. Ci spostiamo all'inizio della nostra foto e la andiamo a mettere, tipo la ruotiamo che non vada fuori dalla nostra visuale, tipo un meno 8%, e vedete che fa questo effetto, e quando arriva qui da questo minimo di tempo che la foto rimane dritta per poi attivarsi la transizione. Anche questa è una cosa molto soggettiva, quindi ognuno lo fa come meglio crede. Comunque questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Vi ringrazio di avermi seguito, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video, commentate per qualsiasi cosa, vi ricordo di visitare il mio sito www.studio-72.net e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!